bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Il progetto di oggi è molto particolare e originale, la borsa cubotta, e adesso vi faccio vedere quello che ci servirà per poterla realizzare. Per realizzare la cubotta io utilizzerò insieme due cordini. Questi cordini nello specifico sono Indalux e Indafur dell'azienda Borgo dei Pazzi, che molti di voi già conoscono. Indalux è il cordino con il lurex incorporato e l'Indafur è quello con l'effetto pelliccioso, quindi avremo un doppio effetto per cui la borsa, come avete visto in anteprima, viene veramente molto carina. Il quantitativo esatto ve lo dirò a fine video. Vi lascio un codice sconto col quale potete acquistare non solo i cordini che vi presento oggi, ma come dico ogni volta, tutto quello che trovate sul loro sito. Poi come base io utilizzerò una base già pronta che misura una base quadrata 15x15, ma se voi non vi trovate una base già pronta, la eseguite all'uncinetto, poi il resto della lavorazione sarà identica. Poi 1 metro di catena e una chiusura a cartella. L'uncinetto che andrò ad utilizzare è il numero 4, che va bene, ma potete tranquillamente, per lavorare entrambi, utilizzare un 4,5 o un 5. Quindi a questo punto iniziamo con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dal fondo. Io solo per il primo giro utilizzerò soltanto il cordino Indalux e poi per tutto il resto aggiungerò, quindi lavorandoli insieme, anche il cordino Indafur. Adesso noi facciamo tutto il contorno e in ogni foro io alternerò fori dove inserirò due punti bassi a fori dove invece ne farò solamente uno. Iniziamo col numero 4, quindi io inizio, i fori essendo di numero uguale su tutti e 4 lati, alla fine non vi preoccupate se iniziate con 1, con 2 eccetera, il numero dei punti sarà lo stesso. Nel caso in cui invece voi iniziate con una base all'uncinetto, dopo questo giro tutto il resto della lavorazione sarà identica. Quindi iniziamo. Io inizierò sul primo foro, farò 2 punti bassi, nel frattempo ci andiamo a lavorare la codina, quindi questo è il primo foro, nel successivo solamente 1, qui ne facciamo 2, quello successivo ancora 1, nuovamente 2 punti bassi, e infine qui uno solo. Nell'angolo invece andiamo a creare 2 punti bassi, una catenella e nello stesso foro 2 punti bassi, in questo modo. E così abbiamo completato l'angolo e questo poi lo ripetiamo anche negli altri. Qui abbiamo terminato con un punto basso, quindi senza contare questo, diciamo. La sequenza quindi la continuiamo e qui ne mettiamo 2. Quindi 2 punti bassi, scusate, quindi 2 punti bassi e qui in quello successivo uno solo. Nuovamente 2 punti bassi, quindi la sequenza sempre la stessa. E qui 1. Continuiamo la sequenza, poi nell'angolo facciamo sempre 2 punti bassi, catenelle e punti bassi, si continua la sequenza e si arriva qui. Quindi ci rivediamo a questo punto e vi farò vedere insieme come chiudere con asola di chiusura. Siamo giunti alla fine, adesso io già ho tagliato il filo, io sfilo l'ultima maglia e adesso andiamo a ricostruire l'asola di chiusura, così non si vedrà insomma l'inizio e la fine del nostro lavoro. E praticamente io vado a ricostruire la prima, perché se io ne aggiungo un'altra
poi non mi trovo con i punti che devo realizzare per ogni lato, quindi devono essere uguali. Quindi cosa faccio? Vado, vedete, questo è il primo punto e questo è il secondo. Vado sul secondo, faccio passare sotto l'uncinetto in questo modo, prendo il filo e lo tiro fuori da questa parte. Poi per creare l'altra asola io vado sull'ultimo punto, però faccio entrare l'uncinetto, vedete, tra le due asole e faccio ripassare il filo. Come vedete abbiamo praticamente fatto l'asola in maniera tale che così mi ritroverò lo stesso numero di punti e nello stesso tempo non si vede più l'inizio e fine lavoro. Poi questo filo noi lo passiamo qui sotto, quindi poi li andiamo a nascondere e a tagliare tutti ed eccoci qua pronti, vedete, siamo pronti per iniziare il nostro lavoro, perché la cubotta verrà eseguita ogni lato da solo, quindi saranno alti quanto la base perché li dobbiamo fare uguali essendo un cubo, quindi io andrò a costruire 3 lati di 15 cm, esattamente quanto il diametro, scusate, quanto la misura del mio quadrato che sta sotto, poi invece un lato deve essere chiaramente più lungo perché deve salire, girare e poi, come avete visto in anteprima, deve chiudere dal lato opposto. Comunque tranquille che passo passo vi spiego. Iniziamo, quindi adesso vado a prendere anche l'altro filato, quindi faccio un cappiettino, sempre con l'uncinetto, nel mio caso numero 4, e io partirò con la lavorazione tralasciando, quindi lascio per tutte le lavorazioni, insomma, non vado a lavorare la catenella dell'angolo, quindi vado in quello dopo e il primo giro lo faccio in costa, vedete? Quindi prendo soltanto l'asola esterna e faccio il mio primo punto basso e farò così per tutto il giro, quindi su tutte le maglie che mi ritrovo andrò a creare dei punti bassi e solo per il primo giro in costa, vedete? Nel frattempo mi lavoro la codina, questo ve lo dico sempre, basta un paio di punti giusto per fissarla e procedo in questo modo. Arrivo fino a qui, ovviamente non lavorando la catenella fino al punto precedente e ci rivediamo per farvi vedere il secondo giro. Ho scelto ovviamente il punto basso perché già Linda Fur da sola fa il suo effetto, quindi non serviva creare dei punti particolari. Quindi ci rivediamo a questo punto per fare insieme il secondo giro. Completato quindi il primo giro, io mi ritrovo con 22 punti. E mi ritroverò 22 punti da questa parte, insomma in tutti e 4 lati. Se voi partite da una base all'uncinetto non ha importanza il numero dei punti perché magari la potete fare più grande e più piccola, l'importante è che avete su tutti e 4 lati lo stesso numero di maglie, anche perché essendo una forma a cubo devono essere anche della stessa altezza e riprendere diciamo i nostri 3 pannelli devono essere identici alla base, quindi qualunque essa sia non ha importanza, l'importante è che siano uguali. Poi ci sarà un lato ovviamente molto più lungo perché deve fungere anche da pattina di chiusura. Quindi adesso noi cosa facciamo? Abbiamo finito le 22 maglie, facciamo una catenella, solo il primo giro, ripeto, in costa, voltiamo il lavoro e andiamo ad eseguire le nostre 22 maglie di ritorno a punto basso normale. Quindi molto semplice. Quindi le facciamo tutte. Arriviamo alla fine e facciamo sempre una catenella e voltiamo il lavoro ed arriviamo alla stessa, quindi come ho detto prima, la stessa larghezza. Adesso sarà leggermente di più perché ho fatto la lavorazione, sarà circa 16 cm. L'importante è che quindi questi 3 pannelli siano della stessa misura. Fatto questo ci rivediamo per vedere appunto quanto misurerà il quarto pannello
è il passaggio successivo. Ed ecco che la borsa comincia a prendere forma nel dettaglio, quindi io vi ho spiegato come creare un lato, l'ho creato di 16 cm, esattamente quanto misura la base, perché essendo una forma cubica, quindi quadrata, tutti i lati devono essere uguali tranne quello che adesso vi faccio vedere. Quindi questi 3 lati misurano 16 cm, mentre io cosa ho fatto? Questa più lunga ho fatto un totale di 37. Cosa ho fatto? 16 cm che è il pannello laterale, poi altri 16 che coprono la chiusura, vedete? Quindi da qua a qua altri 16 e altri 5 che mi vanno a creare questa piccola pattina di chiusura. Quindi se voi partite da altre misure, l'importante è che il quarto lato, quello più lungo, deve essere 2 volte la larghezza più una piccola parte per poter creare la pattina. Adesso andiamo a cucire i nostri 4 laterali, quindi cosa faccio? Prendo soltanto il cordino Indalux, io mi sono già agganciata, quindi dobbiamo cucire queste 2 parti. Quindi facendo un po' di attenzione ci andiamo a cercare, diciamo, cerchiamo di sbucare in qualche modo dall'altra parte. Non sarà facilissimo perché c'è l'Indafur, ma noi con molta pazienza cerchiamo di acchiappare le 2 parti in questo modo. Poi si va avanti da questa parte, cerchiamo appunto i 2 lati, tiriamo per bene e si prosegue in questo modo. Così. Vedete, neanche si vedono le cuciture, ma devono essere belle solide perché così ci consentiranno appunto alla borsa di rimanere dritta, quindi anche per via delle cuciture. Quindi si continua. Ripeto, all'inizio può sembrare un po' difficoltoso, ma piano piano troviamo i punti dove incastrarlo. Quindi ci aiutiamo ed ecco qua. Quindi questo tipo di cucitura, quindi anche molto semplice, diciamo, avanti e indietro, lo facciamo su tutti e 4 lati e praticamente poi la nostra borsa è completa. Quindi ci rivediamo a cuciture completate. Ed ecco la cubotta completa, sono molto soddisfatta del risultato e come avete visto dalla spiegazione non è per niente difficile. Poi ho inserito la chiusura a cartella qui, guardate quanto è capiente, io non l'ho foderata e penso di non farlo perché questo effetto pelliccioso mi piace tantissimo. Ho inserito 2 moschettoni tondi, così ho agganciato la tracolla che ho messo in doppio, vedete, quindi volendo possiamo lasciarla così oppure portarla a tracolla, questo poi ognuno decide come meglio appunto poterla sfoggiare. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mi raccomando, mandatemi un messaggio, fatemi sapere nei commenti se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Vi invito a dare un'occhiata sul sito Borgo dei Pazzi perché oltre al cordino che vi ho presentato oggi, quindi Indalux e Indafur lavorati assieme, trovate tantissime novità e con questo codice sconto qualunque cosa volete acquistare appunto potete appunto sfruttarlo. Ci vediamo alla mia prossima creazione.